Quando è stata l'ultima volta che hai veramente ascoltato la tua voce interiore? Non quella del dubbio, non quella della paura, ma quella voce potente che vive nel profondo del tuo essere. Lasciami fare una domanda. Quante volte ti sei sabotato con parole crudeli verso te stesso? Quante volte hai permesso ai tuoi pensieri negativi di controllarti? Quante opportunità hai perso perché la voce nella tua testa ti ha detto che non eri all'altezza? È ora di cambiare. Per i prossimi 3 giorni ti sfido a trasformare completamente il modo in cui parli a te stesso. Non è magia, non è un trucco psicologico, è una rivoluzione interiore che può letteralmente rimodellare la tua vita. Ti garantisco questo. Quando inizierai a nutrire la tua mente con parole di potere invece che di sconfitta, sentirai un cambiamento fisico nel tuo corpo. La tua postura cambierà, la tua energia si trasformerà e il mondo intorno a te inizierà a rispondere diversamente. Come disse Marco Aurelio, la vita di un uomo è ciò che i suoi pensieri ne fanno. Questo è il tuo momento per prendere controllo di quei pensieri. La forza del dialogo interiore. Ogni giorno conduci una conversazione silenziosa con te stesso che plasma la tua realtà più di qualsiasi fattore esterno. Le parole che sussurri alla tua anima non sono semplici pensieri passeggeri, sono i semi che piantano le radici della tua esistenza. Quando ti ripeti costantemente «non sono abbastanza bravo», «non ce la farò mai», «non merito successo», stai creando una prigione mentale dalla quale diventa impossibile fuggire. Il tuo subconscio non filtra queste affermazioni, le accetta come verità assolute e lentamente inizia a trasformarle in realtà. La maggior parte delle persone non comprende quanto sia distruttivo il loro dialogo interiore. Parlano a se stessi con una crudeltà che non userebbero mai verso un amico. Si criticano, si sminuiscono e poi si chiedono perché rimangono bloccati negli stessi schemi negativi anno dopo anno. Se vuoi trasformare la tua vita, devi iniziare trasformando le parole che usi quando parli con te stesso. Devi parlare a te stesso come qualcuno che merita il successo, come qualcuno degno di felicità, come qualcuno che ha il potere di superare qualsiasi ostacolo. Come insegnava Epitteto, non sono gli eventi esterni a turbarti, ma solo i tuoi giudizi su di essi. Il tuo dialogo interiore crea quei giudizi e quei giudizi determinano come vivi la tua vita. Oggi, in questo preciso momento, puoi decidere di cambiare la narrazione. Puoi scegliere parole di potere anziché di debolezza. Puoi decidere di essere il tuo più grande sostenitore invece del tuo peggior nemico. E quando lo farai, vedrai che l'impossibile improvvisamente non sembrerà più così irraggiungibile. Le parole programmano la tua mente. La tua mente è sempre in ascolto, assorbendo ogni parola, ogni pensiero, ogni sussurro di dubbio o fiducia che permetti di radicarsi dentro di te. Non filtra il negativo dal positivo. Semplicemente prende ciò che le dai e lo trasforma nella tua realtà. Se ripeti continuamente a te stesso che non sei all'altezza, che non avrai mai successo, che la vita è ingiusta, la tua mente accetterà queste parole come fondamento della tua esistenza. Non le metterà in discussione, non le sfiderà, le accetterà semplicemente come verità immutabili. Ma lo stesso vale al contrario. Se nutri la tua mente con parole di forza, di convinzione, di certezza, inizierà ad adattarsi, inizierà a filtrare il mondo attraverso una lente di possibilità, invece che di limitazione. Seneca ci ha insegnato: non è perché le cose sono difficili che non osiamo, è perché non osiamo che le cose sono difficili. Le parole che usi creano il coraggio o la paura con cui affronti ogni sfida. La maggior parte delle persone non comprende quanto potere ceda parlando negativamente di sé. Pensano che, solo perché un pensiero appare nella loro mente, debba essere vero. Ma i pensieri non sono fatti, sono scelte. E più intrattieni un pensiero, più lo rinforzi finché non diventa il tuo sistema di credenze. Se ti dici costantemente che sei sfortunato, la tua mente inizierà a trovare prove a sostegno di questa convinzione. Se ripeti «non ottengo mai opportunità», saboterai inconsciamente quelle che si presentano. La tua mente è come una spugna che assorbe tutto ciò che versi.
E col tempo questo diventa la lente attraverso cui vedi il mondo. Ma ecco la verità: hai il potere di cambiare la narrazione. Puoi scegliere parole diverse, pensieri diversi, credenze diverse. Non accadrà da un giorno all'altro, ma nel momento in cui inizi a parlare in modo diverso, la tua mente inizierà a cambiare. Realizza i tuoi sogni con le parole. Le parole che pronunci hanno un potere quasi magico di trasformare l'invisibile in visibile. Non sono semplici suoni, sono energia, vibrazioni che mettono in moto un processo di creazione più profondo di quanto possiamo comprendere. Quando inizi a parlare di vita ai tuoi sogni, quando dichiari con certezza «io sono capace», «io merito abbondanza», «io attiro opportunità», qualcosa di straordinario accade nel tuo cervello. Si attiva una parte progettata per la crescita, la fiducia e la resilienza. La scienza ha dimostrato che il dialogo interiore positivo può ridurre lo stress, aumentare la motivazione e persino rafforzare il sistema immunitario. Al contrario, il dialogo negativo innesca ormoni dello stress, prosciuga la tua energia e rafforza la paura e il dubbio. Marco Aurelio scrisse: «La nostra vita è ciò che i nostri pensieri ne fanno». Quando dichiari con convinzione i tuoi obiettivi, quando parli dei tuoi sogni come se fossero già realtà, stai programmando la tua mente per cercare soluzioni invece di ostacoli. Hai mai notato quanto sia più difficile agire quando ti ripeti costantemente che non puoi fare qualcosa? Questo accade perché il tuo cervello crede a ciò che gli dici. Se continui a ripetere «non sono abbastanza bravo», la tua mente cercherà prove a sostegno di questa convinzione. Ma quando inizi a dire «io sono capace», «io sono forte», «io sono nato per questo», il tuo cervello inizia a cercare modi per rendere vera questa affermazione. Questo è il potere del dialogo interiore. Ti costruisce o ti distrugge, e la scelta è interamente tua. Hai la capacità di cambiare la narrazione dentro la tua testa, ma richiede uno sforzo consapevole. Richiede disciplina per coglierti nel momento e scegliere parole diverse. Uno dei più grandi errori che le persone commettono è pensare che le loro parole non contino, che siano solo pensieri innocui che fluttuano nella loro testa. Ma le parole sono energia. Le parole hanno peso, hanno il potere di creare o distruggere, di elevare o indebolire. La tua fiducia cambia come gli altri ti vedono. Quando cominci a parlare a te stesso con rispetto e fiducia, qualcosa di magico accade. Il mondo inizia a trattarti diversamente, non perché gli altri siano improvvisamente cambiati, ma perché tu hai cambiato l'energia che emani. La fiducia non è qualcosa con cui si nasce, è qualcosa che si costruisce, parola dopo parola, pensiero dopo pensiero. E quando inizi a radicare quella fiducia nel tuo dialogo interiore, si manifesta nel modo in cui cammini, parli e interagisci con gli altri. Le persone sono naturalmente attratte da chi emana sicurezza. Non è arroganza, è una calma certezza che viene dal profondo. È un'energia che dice «so chi sono e conosco il mio valore», senza dover pronunciare una sola parola. Come diceva Zenone di Cizio, il benessere è raggiunto poco a poco, eppure non è poco. La tua fiducia cresce con ogni parola positiva che ti dici, con ogni affermazione di potere che sostituisce un vecchio dubbio. Quando entri in una stanza pieno di fiducia in te stesso, le persone lo percepiscono. Ti guardano in modo diverso, ti ascoltano con più attenzione, ti offrono opportunità che non offrirebbero a chi si trascina con la testa bassa e pieno di dubbi. Ma questa fiducia deve essere autentica, deve venire da un dialogo interiore genuinamente positivo, non da una facciata. Non puoi fingere la vera fiducia perché non è solo nelle tue parole, è nel tuo portamento, nel tuo sguardo, nel modo in cui reagisci alle sfide. Ecco perché è così importante trasformare il modo in cui parli a te stesso. Non stai solo cambiando i tuoi pensieri, stai cambiando la tua energia, la tua presenza, il modo in cui il mondo ti percepisce e risponde a te. Quando smetti di criticarti continuamente e inizi a riconoscere il tuo valore, gli altri iniziano a fare lo stesso. Quando smetti di scusarti per esistere e inizi a occupare il tuo spazio con dignità, il mondo si adatta per accoglierti. La verità
è che il mondo tratta diversamente le persone sicure di sé, non perché siano speciali, ma perché hanno fatto il lavoro interiore necessario per crederlo loro stessi. Affermazioni mattutine per impostare al meglio la giornata. Il modo in cui inizi la tua mattina plasma il resto della tua giornata. Le prime parole che pronunci, i primi pensieri che intrattieni, le prime emozioni che ti permetti di provare, creano un effetto a catena che si estende attraverso ogni decisione, ogni interazione, ogni sfida che affronti. La tua mente è come una lavagna pulita quando ti svegli, pronta ad assorbire qualsiasi energia tu le fornisca. Se ti svegli sopraffatto, frustrato o già dubitando di te stesso, quell'energia ti seguirà. Ma se ti svegli e imposti intenzionalmente il tono con potenti affermazioni, prendi il controllo prima ancora che la giornata inizi. Comunichi alla tua mente chi sei, dici alle tue circostanze come si svolgeranno. Non aspetti di vedere cosa porterà la giornata. La comandi di lavorare a tuo favore, perché le tue parole hanno potere, la tua energia ha influenza. E quando inizi la tua mattina con determinazione, tutto cambia. Seneca ci ricorda: ogni nuovo inizio proviene dalla fine di un altro inizio. Ogni mattina è la tua opportunità per ricominciare, per riprogrammare la tua mente verso il successo. La maggior parte delle persone si sveglia e immediatamente lascia che i pensieri scivolino nella negatività. Controllano i telefoni, scorrono cattive notizie, pensano a tutto ciò che è andato storto ieri e poi si chiedono perché si sentono prosciugati prima ancora che inizi la giornata. Ma tu non devi vivere così. Non devi lasciare che il mondo detti le tue emozioni. Hai una scelta e questa scelta inizia con le parole che pronunci su te stesso al mattino prima ancora di alzarti dal letto. Dichiara chi sei, infonde vita nella tua giornata. Di: sono forte, sono capace, sono benedetto. Oggi è una nuova opportunità e ne trarrò il massimo. Perché quando pronunci queste parole con convinzione, la tua mente ascolta, si allinea con ciò che dichiari e improvvisamente, invece di temere la giornata, inizi a sentirti potenziato da essa. Le parole che ripeti ogni mattina diventano il fondamento della tua identità. Se inizi la tua giornata dicendoti che non sei abbastanza, che sei troppo stanco, che oggi sarà proprio come ogni altro giorno frustrante, il tuo cervello accetterà questo come verità. Sostituisci i pensieri negativi. La tua mente è in costante elaborazione di pensieri, ti fornisce idee, plasma il modo in cui vedi te stesso e il mondo che ti circonda. Ma ecco la verità: non ogni pensiero che hai merita di essere creduto. Non ogni pensiero è un riflesso della realtà. Alcuni pensieri sono solo rumore, distrazioni, echi di paure, dubbi e insicurezze passate. E se non fai attenzione, se lasci che questi pensieri negativi scorrano incontrollati, prenderanno il controllo della tua mente, delle tue emozioni e alla fine della tua intera vita. Ma non devi essere prigioniero della tua mente. Hai il potere di catturare e sostituire i pensieri negativi prima che mettano radici, prima che plasmino le tue decisioni, prima che ti privino della tua pace e del tuo potenziale. Come diceva Marco Aurelio, molto nella vita dipende non da ciò che accade, ma da come reagisci a ciò che accade. I tuoi pensieri determinano quelle reazioni. Il problema è che la maggior parte delle persone non si rende nemmeno conto di quanti pensieri negativi abbia in un giorno. Presumono che ogni dubbio, ogni critica, ogni paura che entra nella loro mente sia la verità. La accettano senza metterla in discussione. Sentono: non sei abbastanza bravo, e ci credono. Pensano: non avrò mai successo, e lo accettano come un fatto. Sentono: non sono intelligente, talentuoso o fortunato come altre persone, e non si fermano mai a chiedersi se qualcuna di queste affermazioni sia effettivamente vera. Ma devi capire che solo perché pensi qualcosa non significa che sia reale. Un pensiero è solo un pensiero finché non gli dai potere, e l'unico modo in cui un pensiero negativo può ferirti è se ci credi, se gli permetti di controllare le tue emozioni, se gli permetti di plasmare le tue azioni. Quindi, cosa fai quando un pensiero negativo entra nella tua mente? Lo catturi.
Non lasci che scivoli via inosservato, non lo lasci incancrenire, lo fermi sul nascere e lo chiami per quello che è, un ostacolo, un blocco mentale, una voce del passato che non ti serve più. Diventi consapevole di esso e dici: aspetta un attimo, questo non sono io, è solo la paura che cerca di insinuarsi, è solo il dubbio di sé che cerca di rendermi piccolo, è solo una vecchia convinzione che non devo più accettare. Perché nel momento in cui riconosci un pensiero negativo per quello che è, gli togli il potere, passi dall'essere controllato da esso all'avere il controllo su di esso. Ed è lì che risiede il tuo potere. Ma catturare il pensiero è solo il primo passo. La vera trasformazione avviene quando lo sostituisci, perché la natura aborrisce il vuoto. Se rimuovi qualcosa, devi mettere qualcos'altro al suo posto, altrimenti tornerà. Quindi, quando catturi un pensiero negativo, non lo lasci semplicemente andare. Lo sostituisci con qualcosa di più forte, qualcosa di positivo, qualcosa di potenziante. Quando la tua mente ti dice «non posso farlo», lo sostituisci con «sono più che capace». Quando senti «non sono abbastanza bravo», lo controbatti con «sono degno, sono all'altezza, ho tutto ciò di cui ho bisogno per avere successo». Quando la paura cerca di convincerti che il fallimento è inevitabile, ti ricordi che ogni sfida è un'opportunità per crescere e la supererò. Riprogrammi il tuo cervello per parlare un nuovo linguaggio, un linguaggio di fiducia, fede e resilienza. E più lo fai, più alleni la tua mente a filtrare la negatività prima ancora che abbia la possibilità di prendere piede. Il tuo cervello è come un muscolo, si rafforza con la ripetizione. Se hai passato anni a nutrirlo di dubbi su te stesso e paura, ci vorrà impegno per riprogrammarlo. Ma ogni volta che catturi e sostituisci un pensiero negativo, stai costruendo una nuova abitudine, un nuovo modo di pensare che ti serve invece di sabotarti. All'inizio potrebbe sembrare innaturale, potrebbe sembrare forzato, ma con il tempo diventa una seconda natura. E un giorno ti renderai conto che la voce nella tua testa è cambiata, che i dubbi sono più silenziosi, che le critiche sono più deboli, che la tua modalità predefinita non è più la paura, ma la fiducia. 3 giorni per un impulso inarrestabile. 3 giorni. È tutto ciò che serve per cambiare la tua energia, per spezzare vecchi schemi, per costruire quel tipo di slancio che trasforma ogni cosa. La maggior parte delle persone aspetta che arrivi la motivazione prima di agire. Se ne stanno sedute sperando nel giusto stato d'animo, nel momento perfetto, nelle circostanze ideali. Ma lo slancio non nasce dall'attesa, nasce dal movimento, nasce dal fare, dal decidere, dallo spingerti avanti anche quando non ne hai voglia. E se riesci a impegnarti per soli 3 giorni, 3 giorni di piena concentrazione, di disciplina, di rifiuto di ricadere nelle vecchie abitudini, dimostrerai a te stesso che il cambiamento non è solo possibile, sta già accadendo. Come insegnava Musonio Rufo, non aspettare che accadano le cose come desideri, desidera che accadano come accadono e procederai bene nella vita. La parte più difficile di qualsiasi viaggio è l'inizio. Quel primo passo sembra pesante, la tua mente resiste, il tuo corpo reagisce, i tuoi vecchi schemi cercano di mantenerti dove sei. Ma se riesci a superare quei primi momenti di dubbio, se riesci a ignorare quella voce che ti dice di mollare prima ancora di iniziare, vedrai qualcosa di incredibile. Lo slancio prende il sopravvento. È come un treno che inizia a muoversi. All'inizio è lento, richiede sforzo, ma una volta che inizia a rotolare, una volta che le ruote iniziano a girare, diventa inarrestabile. Ecco cosa possono fare 3 giorni. Possono portarti dall'essere bloccato all'essere in movimento, dal dubbio alla determinazione, dall'esitazione all'essere inarrestabile. La maggior parte delle persone non supera mai il primo giorno. Iniziano con forza, ma quando diventa scomodo, quando subentra la resistenza, si tirano indietro. Si dicono forse domani, ma domani diventa la prossima settimana, il prossimo mese, il prossimo anno. La differenza tra chi ha successo e chi rimane bloccato non è il talento, la fortuna o l'intelligenza. È la volontà di superare la resistenza,
di combattere attraverso quella prima ondata di disagio finché lo slancio non prende il sopravvento. 3 giorni di disciplina è tutto ciò che serve per dimostrare a te stesso che sei capace, che sei più forte delle tue scuse, che hai il potere di riscrivere la tua storia. La chiave per costruire slancio in 3 giorni è l'intensità. Non puoi limitarti a immergere il piede nell'acqua e aspettarti risultati straordinari. Devi buttarti completamente. Se vuoi cambiare la tua mentalità, allora per 3 giorni inondi la tua mente di positività, elimini la negatività, parli di vita a te stesso ogni singola mattina, scrivi i tuoi obiettivi e li ripeti ad alta voce. Visualizzi il successo prima che accada, addestri il tuo cervello ad aspettarsi la grandezza. Quando questi 3 giorni saranno finiti, non vorrai fermarti, perché ora lo slancio è dalla tua parte. La tua mente cercherà di dissuaderti, ti dirà che 3 giorni non sono sufficienti, che hai bisogno di settimane, mesi, anni per fare progressi reali. Ma è una bugia. Il progresso non si misura nel tempo, si misura nell'azione. 3 giorni di concentrazione implacabile possono cambiare completamente la tua prospettiva. Possono farti credere in te stesso in un modo che non hai mai fatto prima. Possono creare un cambiamento così potente che non vorrai mai tornare a come erano le cose prima. 3 giorni sono sufficienti per svegliare quella parte di te che è stata addormentata, quella parte di te che vuole di più, che è pronta ad alzarsi, stanca di essere bloccata nello stesso ciclo. La forza più potente al mondo è lo slancio. Una volta che ce l'hai, tutto sembra più facile. Le abitudini che una volta sembravano impossibili diventano automatiche. Le cose che eri solito evitare diventano una seconda natura. Smetti di pensare troppo, smetti di esitare, smetti di cercare ragioni per rimandare e invece ti muovi semplicemente. Agisci, esegui. E la parte migliore è che lo slancio si alimenta da solo. Più fai, più vuoi fare. Più progressi fai, più fame hai. E prima che tu te ne accorga, 3 giorni diventano una settimana diventa un mese e improvvisamente non riconosci nemmeno più la persona che eri. Il successo non consiste nel fare un unico salto gigantesco, si tratta di fare passi coerenti e intenzionali nella giusta direzione. E il modo più veloce per creare un cambiamento duraturo è smettere di aspettare il momento perfetto e semplicemente iniziare. Di a te stesso: per 3 giorni darò tutto quello che ho, mi attiverò per me stesso, farò tacere il dubbio, ignorerò le distrazioni e andrò avanti, costi quel che costi, perché una volta che hai dimostrato a te stesso che puoi farlo per 3 giorni, saprai senza dubbio che puoi farlo per altri 3 e poi altri 3 ancora, e improvvisamente avrai uno slancio che può portarti ovunque tu voglia andare. Ciò che accade in questi 3 giorni non riguarda solo l'azione, riguarda l'identità. Si tratta di dimostrare a te stesso che non sei la stessa persona che eri ieri, che sei più forte del tuo passato, più grande delle tue paure, più capace di quanto tu abbia mai realizzato. Quando ti impegni per 3 giorni di cambiamento, entri in una nuova versione di te stesso, una versione che non negozia con le scuse, una versione che si assume la responsabilità della propria vita, una versione che rifiuta di accontentarsi. E una volta che diventi quella persona, non c'è modo di tornare indietro. Quindi, cosa stai aspettando? 3 giorni. È tutto ciò che serve per cambiare la tua mentalità, per accendere un fuoco dentro di te, per costruire uno slancio inarrestabile. Inizia ora. Vai avanti. Dai tutto quello che hai, perché una volta che inizi a muoverti, una volta che senti quello slancio, una volta che vedi di cosa sei veramente capace, non vorrai mai più fermarti. Quando ti impegni per il cambiamento, anche per un breve periodo, dimostri a te stesso che la trasformazione non è un sogno lontano, è qualcosa che puoi creare proprio ora. Lo slancio è la chiave e bastano pochi giorni di sforzo concentrato per sbloccarlo. Non devi aspettare la motivazione, le condizioni perfette o che qualcun altro ti spinga. Il potere è sempre stato nelle tue mani. La differenza tra chi si eleva e chi rimane bloccato non è il talento o la fortuna, è la decisione di agire, di superare il disagio e di rifiutare di essere trattenuto dalla paura o dalle scuse. La crescita non è mai facile
E il cambiamento sarà sempre scomodo all'inizio. Ma una volta che fai quei primi passi, una volta che superi la resistenza, vedrai qualcosa di potente. Lo slancio inizia a lavorare per te invece che contro di te. Inizi a credere in te stesso in modi che non hai mai fatto prima. Inizi a liberarti dai dubbi, dalla negatività e dai limiti autoimposti che una volta ti trattenevano. E quando sperimenti quel tipo di cambiamento, quando vedi ciò che è possibile, non c'è modo di tornare indietro. Ti rendi conto che tutto ciò che hai cercato è sempre stato dentro di te, la tua mente, le tue abitudini, la tua disciplina. Questi sono gli strumenti che plasmeranno il tuo futuro. Non hai bisogno di magia, non hai bisogno di un colpo di fortuna e non hai bisogno che qualcuno ti salvi. Tutto ciò di cui hai bisogno è la volontà di fare un passo avanti, di prendere il controllo e di decidere che meriti di più. Il modo in cui parli a te stesso, il modo in cui alleni i tuoi pensieri, il modo in cui rafforzi le tue convinzioni, questo è ciò che determina la direzione della tua vita. Quando scegli la disciplina rispetto alla comodità, quando alleni la tua mente a concentrarsi sulla crescita e quando rifiuti di lasciare che la negatività detti le tue azioni, diventi inarrestabile. Il mondo risponde alla fiducia. Quando avanzi con certezza, quando cammini con la convinzione che sei capace di raggiungere la grandezza, tutto inizia a spostarsi a tuo favore. Le persone ti vedono in modo diverso, le opportunità appaiono, attiri l'energia giusta perché irradi forza, determinazione e una fede incrollabile in te stesso. Non si tratta di fingere di essere qualcosa che non sei, si tratta di entrare pienamente nella persona che eri sempre destinato a essere. E quella trasformazione inizia con una singola decisione. Questo è il tuo momento. La tua svolta non sta aspettando domani, la prossima settimana o il prossimo anno. Inizia nel momento in cui decidi che hai finito di giocare in piccolo, che hai finito di permettere al dubbio, alla paura e all'esitazione di controllare il tuo destino. Hai tutto ciò di cui hai bisogno dentro di te, proprio ora. L'unica cosa che resta da fare è fare il primo passo, impegnarti nel processo e rifiutarti di guardare indietro. Se hai trovato valore in questo messaggio, vorrai guardare uno di questi 2 video.